Benvenuti a Marrakech, la città rossa del Marocco. Per i prossimi 4 giorni non ci limiteremo a visitare questa città così iconica, ma andremo anche verso l'oceano. Preparatevi ai suoi colori vibranti, ai suoni ritmici ed incessanti. Qui ogni strada è un viaggio nel tempo, ogni mercato un'esperienza sensoriale e ogni angolo ha una storia da scoprire. Preparatevi quindi a essere catturati dall'incanto di Marrakech. Con un volo diretto da Malpensa in circa 3 ore e mezza atterriamo in Marocco. Ci spostiamo subito nella Medina, il cuore pulsante della città e dove abbiamo scelto di dormire. Se volete vivere nel modo più autentico un viaggio in questa terra meravigliosa, vi consigliamo di alloggiare in un riad. Queste abitazioni tradizionali, tipiche dei centri urbani marocchini, sono semplicemente meravigliose. Noi amiamo le loro caratteristiche. Tra le centinaia di riad presenti, noi staremo a El Borj. È su 3 piani e la nostra stanza si trova nella torre, nella parte più alta della struttura. Tutto il riad è splendido, con alte piante al centro del cortile interno, come da tradizione. La nostra stanza, essendo in alto, ha un terrazzo privato immenso e non ce lo aspettavamo. Non è la nostra prima volta a Marrakech, forse lo sapete già, ma avevamo super voglia di tornarci e di raccontarla anche a voi. Usciamo per la prima passeggiata nei souk, i mercati locali famosi in tutto il mondo in cui secondo noi è possibile trovare letteralmente qualsiasi cosa, dalle spezie ai tessuti, gioielli o profumi, oggetti di artigianato in legno o lampade in ferro battuto. Non ci stancheremmo mai di girare tra questi labirintici vicoli. Non fatevi spaventare dal caos o dai venditori dei vari negozietti. Se qualcosa non vi interessa, con un sorriso e un no grazie, gentile ma deciso, si risolve tutto. Ma ricordatevi che se invece volete fare acquisti, è buona cosa contrattare sul prezzo. Non abbiate paura di perdervi, potreste scoprire angoli meravigliosi come quello dove si trova la storica fontana Moussin. La prima vera tappa di oggi è il giardino segreto. Appena varcata la soglia vi sembrerà di essere catapultati in un'altra dimensione. Dimenticate il caos e i motorini della Medina e immergetevi nella pace di quest'oasi, dove la natura e l'architettura tipica sono perfettamente mixate, a creare un luogo che non potete perdervi. Questo contrasto così caratteristico di Marrakech tra le strade incasinate e il silenzio dei suoi giardini a Riad è molto affascinante secondo noi. Se volete fare una pausa dal caldo e bere una spremuta, andate in terrazza per avere una vista ancora migliore. Pensate che questo giardino meraviglioso è stato in stato di abbandono per tantissimi anni ed è stato riaperto al pubblico solo nel 2016. Riprendiamo la nostra esplorazione passando da alcuni funduk, antichi caravanserragli che ora sono stati riadattati in mercati, e camminiamo fino alla Medersa Ben Youssef. La scuola coranica del XIV secolo è stata chiusa definitivamente nel 1962 e rappresenta a Marrakech uno dei più grandi esempi di architettura araba che noi possiamo visitare. Pensate che al suo apice questa scuola religiosa ospitava quasi 900 alunni. I dettagli, le decorazioni murali e i colori delle maioliche sono qualcosa di indescrivibile, per non parlare delle lavorazioni dello stucco che sembrano quasi pizzo. Lasciate l'incredibile cortile centrale e inoltratevi nei corridoi per scoprire le stanze degli studenti, molto austere rispetto alla magnificenza del cortile. Era la prima volta che visitavamo la Medersa perché è stata chiusa per lavori di ristrutturazione per diversi anni e ne siamo rimasti incantati. Torniamo in Riad per rinfrescarci un attimo, per poi andare in piazza Jemaa el Fna per cena. Tenete conto che qui moltissimi locali hanno la terrazza, sono praticamente un must. Io mangio un buonissimo couscous vegetariano, mentre Paolo prova le brocette di pollo, una sorta di spiedini con la carne aromatizzata. Approvati entrambi i piatti. L'aria diventa finalmente più fresca quando scende il sole. Il tramonto stasera non è niente male e ce lo godiamo tutto mentre ceniamo. Jemaa el Fna quando si fa buio cambia completamente aspetto. Vengono montati a velocità record i banchetti dove poter cenare. C'è il fumo delle griglie che si alza e offusca il cielo, le urla dei cuochi che richiamano l'attenzione dei passanti e un caos di suoni indecifrabili. È più che una semplice piazza, è un'esperienza da vivere. Rientriamo in stanza perché la stanchezza della giornata inizia a farsi sentire e ci rilassiamo sulla nostra terrazza prima di andare a dormire. Sappiamo già che questo nostro angolo meraviglioso ci mancherà. Questa mattina niente alba per noi, eravamo troppo stanchi, ma abbiamo ancora domani per rifarci. La colazione è fantastica, ci sono anche gli immancabili bagrir, i pancake marocchini e gli msemen, pane sfogliato da mangiare con marmellata, sono pazzeschi.
Usciamo e imbocchiamo una delle vie principali vicino a noi, passiamo accanto a pasticcerie tradizionali, artigiani e angoli da fotografare. 10 minuti e arriviamo a Palais Bahia. Questo maestoso palazzo, costruito nel XIX secolo, è formato da cortili interni, ampie sale, tutte diverse tra loro, ma decorate con intricati dettagli in stucco e legno intagliato. Anche i soffitti sono spettacolari e particolarissimi. Se siete appassionati di fotografia e amate cercare dettagli in ogni luogo, preparatevi a passare qui molto tempo. Essendo una delle attrazioni più famose della città, è normale incontrare tantissimi turisti, ma ne vale comunque la pena. Il Palais Bahia è una delle strutture architettoniche più importanti di Marrakech ed è anche enorme e bellissima. È distribuito infatti su 8 ettari e ha più di 150 stanze. Vi consigliamo di venire presto la mattina anche se troverete tantissima gente perché essendo una delle strutture più famose della città non ci sarà mai un momento tranquillo. Pochi passi e siamo in Tim Smith Square, una piazzetta molto curata e tranquilla che noi personalmente adoriamo. La piazza prende il nome dagli artigiani che qui da sempre lavorano i metalli per creare lanterne e lampade meravigliose. Ci fermiamo per pranzo in uno dei locali all'aperto per mangiare un panino. Piccolo suggerimento, se non amate il coriandolo sappiate che viene aggiunto spesso a diverse pietanze, a tradimento oltretutto, quindi magari avvisate prima se non lo volete, non fate il mio stesso errore. Dopo la pausa andiamo a Palais El Badi, originariamente concepito come uno dei più sfarzosi palazzi del mondo islamico, oggi è purtroppo in rovina e possiamo solo immaginarlo nel momento di massimo splendore. Pensate a più di 300 stanze, tutte decorate con i migliori materiali dell'epoca, oro, turchese e cristallo. Camminiamo tra le sue mura rosse e i cortili, circondati dalle cicogne che qui spesso vengono a fare il nido. Non sarà incredibilmente decorato come gli altri palazzi o come la Medersa, ma anche così ha un certo fascino. Giriamo per un po' tra le strade ombreggiate della Medina. Oggi fa davvero caldo per essere aprile. Raggiungiamo così un posto secondo noi molto interessante da visitare, la Maison de la Photographie. All'interno di questo piccolo museo sono raccolte fotografie scattate in Marocco dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 60, da fotoreporter occidentali. Il Museo della Fotografia di Marrakech è uno dei posti che amiamo di più in città perché non è ancora molto turistico, è sempre super tranquillo e poi le fotografie esposte sono una più bella dell'altra e parlano tutte del passato della città e sono stupende. Si sviluppa su 3 piani e in alto c'è anche una piccola terrazza panoramica che fa da bar. Non ci sono molte informazioni legate alle singole foto ed è un peccato, ma secondo noi ogni singolo ritratto o paesaggio racconta già molto anche solo osservandolo. Prima di spostarvi, a pochi passi da qui, fermatevi a vedere la Kaaba Almoravide, unico esempio rimasto di questo stile architettonico. Infatti tutti gli altri edifici costruiti da questa dinastia furono modificati, ampliati o distrutti da quelle successive. Noi l'abbiamo trovato chiuso, ma forse voi avrete più fortuna. Così come non abbiamo fatto in tempo a visitare il museo di Marrakech, che si trova praticamente di fronte alla cupola. Ci eravamo già stati però nel nostro precedente viaggio e ve lo consigliamo. Vi interrompo solo per 30 secondi per dirvi che abbiamo scritto la guida di Marrakech. All'interno troverete i ristoranti, i riad in cui siamo stati, dato che abbiamo visitato la città già diverse volte, le escursioni, come prenotarle, dove andare e anche i costi che abbiamo sostenuto in questo viaggio. Insomma, tutto il necessario per prenotare il vostro prossimo viaggio in Marocco. Trovate il link alla guida nel primo commento in evidenza e in descrizione. A partire da oggi fino a domenica la guida sarà in offerta. Inserite il codice Marocco20 per ottenere lo sconto del 20%. Grazie mille per il supporto, ora torniamo al video. Per cena abbiamo trovato un ristorantino che ci ispira tantissimo, si chiama Dar Chef. Si trova in un vicolo a fondo chiuso, non facile da trovare, ma quanto si mangia bene. Come piatto principale abbiamo provato la pastiglia marocchina, uno sformato molto sostanzioso, di solito ripieno di carne. Noi abbiamo scelto la versione vegetariana ed era incredibile. Segnatevi questo ristorante pazzesco. Dopo cena ci spostiamo in Jemaa el-Fna. La piazza di giorno è bella, ma decisamente la sera che dà il meglio di sé. Quando cala il sole, non solo la piazza si anima, anche tutta la zona intorno alla moschea della Kutubia si riempie di famiglie e bambini che giocano. C'è sempre una bella atmosfera, dopo la lunga giornata un tè alla menta in terrazza è quasi d'obbligo. Ci lasciamo poi il caos alle spalle per tornare a Riyadh e riposarci in vista di domani. Ci aspetta un viaggio lontano dalla città rossa. Ci svegliamo all'alba con il sole che sbuca dall'orizzonte di fronte a noi.
A quest'ora è tutto così tranquillo, ha appena cantato il muezzin e noi stiamo già per uscire. Alle 8 abbiamo il ritrovo in piazza con i ragazzi della navetta che in 3 ore ci porterà ad Essaouira. Il viaggio è tranquillo, Paolo era seduto davanti e aveva una visuale privilegiata del paesaggio che piano piano scorre e cambia. Arrivati davanti all'oceano ad attenderci però c'è una giornata grigia, fresca e con un sacco di foschia. Ma non fa niente, iniziamo l'esplorazione. La prima fermata che facciamo è il porto, uno dei punti assolutamente da non perdere. Ci sono un'infinità di barche blu tipiche della zona, pescatori che vendono il pesce del giorno e soprattutto una quantità di gabbiani come non ne abbiamo mai visti in vita nostra. Per un'esperienza super local potete anche comprare il pesce delle bancarelle e farvelo cucinare al momento sulle griglie presenti proprio qui nel porto. Ci avviamo verso il centro storico attraversando uno dei portali presenti nelle mura che risalgono al periodo della dominazione portoghese. Cerchiamo subito un posticino dove mangiare, dato che ormai è ora di pranzo. Abbiamo trovato un ristorante in una piccola piazza raccolta, con tutti gli edifici bianchi e blu. Dato che siamo sul mare, un pranzo con una frittura ci sembrava il minimo. Passeggiamo poi per la via centrale, che è grande e piena di negozietti, fino ad arrivare alla piazza del Mercato del Grano, uno dei luoghi più caratteristici e autentici della città. Da qui parte il dedalo di vicoli che forma la Medina, patrimonio dell'umanità UNESCO dal 2001. Essendo da secoli un crocevia di popoli e civiltà, a Essaouira si mescolano influenze che da sempre attirano artisti, pittori, artigiani e scultori. È comune infatti imbattersi in gallerie d'arte e in bellissime opere. Oggi abbiamo cambiato decisamente scenario, siamo venuti ad Essaouira per una giornata intera. Abbiamo notato fin da subito che la città è molto più rilassata rispetto a Marrakech e questo aspetto ci piace già. Arriviamo fino al bellissimo e panoramico bastione, da cui si può osservare l'oceano e una parte del centro costruito a strapiombo sull'acqua. Passeggiamo all'ombra delle mura in una zona dedicata agli artigiani e dopo un altro giro per la Medina ci fermiamo in un locale piccolo ma super accogliente per un tè alla menta e qualche biscotto. Se dobbiamo essere onesti, con il senno di poi ci sarebbe piaciuto fermarci almeno una notte qui ad Essaouira per viverla con più calma ed esplorarla meglio. Se potete, fermatevi qui un paio di giorni. Per noi purtroppo è già l'ora di rientrare con il nostro minibus a Marrakech. Arriviamo che è ormai ora di cena. Troviamo un locale in una zona vicino al nostro riad, lontana dalle vie più turistiche. La cucina non è tradizionale questa volta, ma un po' rivisitata e con influenze latine. Abbiamo provato un wrap di falafel e un veggie burger assolutamente deliziosi. Torniamo in stanza per la nostra ultima notte qui. Domani abbiamo un ultimo posto da visitare. Dopo la sempre fantastica colazione, ci incamminiamo in direzione Kutubia. Oggi abbiamo deciso di andare a 40 minuti dal centro città per visitare un giardino botanico al posto dei classici giardini Majorelle che abbiamo già visto più volte e per raggiungerli c'è una navetta gratuita che parte proprio qua dietro la Kutubia. Con lo shuttle gratuito compreso nel costo del biglietto d'ingresso, raggiungiamo i giardini Anima. Non ne avevamo mai sentito parlare e siamo curiosi di scoprire di più su questo luogo, creato dall'artista austriaco André Heller. In più di 2 ettari di giardino botanico sono inserite sculture e installazioni tutte diverse tra loro, con colori sgargianti che spiccano in mezzo al verde. Se volete staccare dal caos di Marrakech, questo è il posto perfetto per voi. Infatti questi giardini sono immersi nella natura e sono ancora poco turistici, quindi super consigliato. Vi troverete a camminare tra le alte palme o in foreste di bambù con bandiere di preghiera tibetane che si muovono con il vento. Ci sono cactus di una grandezza improbabile e labirinti di specchi dove si sentono solo gli uccellini cantare. Al centro del giardino troviamo un gazebo rosso, circondato da un roseto immenso che profuma in modo incredibile. Mi dispiace non riuscire a farvelo sentire attraverso il video, e poi i colori di queste rose sono bellissimi. Abbiamo avuto 2 ore e mezza di tempo per visitare Anima e vi assicuro che è impossibile annoiarsi, c'è tantissimo da scoprire. Vicino all'uscita troviamo un piccolo museo dedicato alle opere di Heller e un bar molto curato. Non potevamo non bere un altro tè alla menta in questo luogo così affascinante. Torniamo in città per recuperare gli zaini e andare in aeroporto, ma prima per pranzo prendiamo un panino al volo da un banchetto che in questi giorni abbiamo visto sempre con la coda. 1,50 € di fantastico street food, così come non possiamo andarcene senza un ultimo dolcetto dal mio fornaio di fiducia all'angolo. Ci mancherete brioscine e ci mancherai Marocco, che dopo tutti questi viaggi sei diventato un po' casa.
Abbiamo la sensazione che questo sia solo un arrivederci. Abbiamo ancora tanto da vedere in questo splendido paese che ci affascina sempre tanto e che ha senza dubbio qualcosa di magico. Speriamo che questa avventura vi sia piaciuta e vi ringraziamo per essere arrivati alla fine del video. Noi amiamo il Marocco, è una terra davvero accogliente e speriamo di avervi trasmesso un po' di quello che può offrire questo paese. Voi ci siete mai stati? Vi ispira come meta? Scrivetecelo qui sotto nei commenti. Se volete sostenere il nostro lavoro non dimenticate di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi viaggi. E se vi è piaciuto il video su Marrakech non vorrete perdervi quello dedicato al viaggio in Vietnam, un altro paese che abbiamo amato. Lo trovate qui a destra. Grazie, noi ci vediamo settimana prossima con il quarto video del mese. A presto, ciao ciao! Ciao!